Che cos'è il cristianesimo esoterico? Esiste veramente un insegnamento segreto di Cristo al di fuori dei testi canonici? Non so quello che sapete di cristianesimo, ma sarebbe necessario parlare molto a lungo per chiarire cosa intendete con questo termine. Per coloro che sanno, dirò che questo è cristianesimo esoterico. La civiltà moderna occidentale si è sviluppata negli ultimi secoli attraverso processi storici, scientifici e culturali caratterizzati principalmente da progresso e sviluppo materiale. Dal Rinascimento in poi si è affermata sempre più nettamente l'idea dell'uomo come centro dell'universo. Oggi assistiamo a straordinari risultati nel campo tecnologico e scientifico, ma allo stesso tempo constatiamo una grande difficoltà nel ritrovare la dimensione interiore e spirituale dell'uomo. La religione della pratica e del rendimento ha posto al di sopra di ogni altro interesse il guadagno, la grande produzione industriale, la realizzazione meccanica e quantitativa. L'essere umano, divenuto mezzo più che scopo, accetta questa parte di semplice ingranaggio nell'immensa macchina, spesso senza nemmeno chiedersi quale sia il significato della propria vita. L'uomo moderno non riesce a dare una risposta alle domande fondamentali. Chi sono? Da dove vengo? È possibile trovare un senso alla mia vita? Le religioni istituzionali sembrano incapaci di dare una completa risposta a questi interrogativi e, soprattutto, di fornire gli strumenti necessari a riaprire l'accesso alla dimensione interiore, l'unico spazio in cui l'essere umano può trovare davvero se stesso. Negli ultimi decenni, molti occidentali interessati alla ricerca interiore si sono indirizzati verso gli insegnamenti di altre civiltà, soprattutto orientali, che hanno conservato fino a tempi recenti una visione spirituale dell'esistenza. È tuttora possibile attingere prezioso materiale di studio ed efficaci strumenti per la pratica personale, come le diverse tecniche di meditazione ed altro ancora. Tuttavia, la forma mentis dell'uomo occidentale è differente da quella dei popoli orientali, e gli strumenti sviluppati da altre culture non sempre sono adeguati alla crescita spirituale di chi è nato in un diverso contesto storico e culturale. Ma cosa offre l'Occidente da questo punto di vista? Il mondo occidentale, molto tempo prima del cristianesimo, ha visto sorgere grandi tradizioni spirituali. Il druidismo del mondo celtico, lo sciamanesimo germanico, le religioni misteriche della Grecia arcaica e i culti dell'antica Roma. Inoltre, il Mediterraneo è stato il centro di antichi culti dedicati alla venerazione della Dea Madre e di tradizioni iniziatiche che celebrano il femminile. Anni fa, il cristianesimo iniziò la sua diffusione nei territori dell'impero romano, si inserì in un terreno tutt'altro che sterile, povero dal punto di vista spirituale. Al contrario di ciò che viene raccontato dalla storiografia ufficiale della Chiesa, questa nuova tradizione religiosa avrebbe potuto integrarsi in questo quadro senza entrare in collisione con altre culture. Ma, a causa delle posizioni assunte da una parte dei suoi esponenti, finì per scontrarsi con queste. Inizialmente perseguitato dalle autorità romane, dopo 3 secoli il cristianesimo divenne religione di Stato, soppiantando a poco le altre tradizioni fino a causarne la scomparsa pressoché totale. Il di Stato, che si innestò sulle strutture ormai decadenti dell'impero romano, fece di Roma il suo centro di potere, diventando un'istituzione politica temporale ancor più che spirituale. Ma finì però paradossalmente con il tempo per assorbire molti aspetti delle culture preesistenti, soprattutto quella classica greco-romana. Durante i secoli, fra luci e ombre, la Chiesa di Roma ha avuto un'enorme influenza sulla storia dell'Occidente, non soltanto a livello religioso, ma anche politico, culturale e soprattutto psicologico. Noi occidentali proveniamo tutti da 2000 anni di cristianesimo e, qualunque siano le nostre idee su di esso, la figura di Gesù è profondamente radicata nel nostro psichismo e influenza tutta la cultura occidentale e la nostra visione del mondo. Anticamente una dimensione interna, segreta, esoterica del cristianesimo? Durante i primi 4 secoli prima che si affermasse un'autorità dominante, dobbiamo immaginare il mondo cristiano come composto da numerose scuole e comunità che trasmettevano l'insegnamento del Cristo in modi differenti. L'esoterismo, dal greco exoterikos, ovvero esterno, si riferisce all'aspetto della religione aperta a tutti.
L'esoterismo, dal greco esoterikos, ovvero interno, si riferisce ai sacri misteri presenti in tutte le tradizioni religiose. Dobbiamo pensare che nelle prime comunità cristiane l'insegnamento era vissuto in modo carismatico. Il ricordo del maestro era molto forte e non si può ancora parlare di una differenza tra una dimensione exoterica e una dimensione esoterica. Nel tempo, tra le comunità cristiane iniziarono a differenziarsi quelle che vivevano l'insegnamento sotto l'aspetto della pistis, cioè della fede, da quelle comunità dove invece l'insegnamento aveva un carattere di tipo iniziatico e quindi comunità gnostiche o pneumatiche. Verso la fine del secondo secolo, gli esponenti di una parte della cristianità rappresentata dalle chiese della fede assunsero il predominio e iniziarono a prendere posizione contro le espressioni ritenute non conformi al pensiero ufficiale e, in particolare, contro il cristianesimo gnostico. Tutti gli insegnamenti giudicati non ortodossi vennero definiti eresie, dal termine greco haeresis, che significa scelta o elezione nel senso di una dottrina basata su una visione personale anziché sull'accettazione dell'insegnamento ufficiale. Uno degli strumenti di questa lotta, iniziata nel secondo secolo, fu l'argomentazione teologica dagli scrittori in lingua latina impegnati in questa sfida, conosciuti come eresiologi. Spiccano i nomi di Ireneo, Ippolito Romano, Epifanio e Tertulliano, che sono considerati i fondatori della teologia cristiana. Ma probabilmente i primi teologi del cristianesimo furono proprio le personalità dell'esoterismo contro cui gli eresiologi indirizzavano la loro polemica, come Basilide e Valentino, che godevano di altissima stima nella comunità cristiana. Valentino dichiarava di aver ricevuto la tradizione apostolica da Teudas, un discepolo di Paolo, e stava quasi per essere eletto vescovo di Roma. Il suo discepolo Tolomeo, nella lettera Flora, dichiara: «Anche noi abbiamo ricevuto la tradizione apostolica in virtù di una regolare successione. In questa lotta gli elementi teologici sono strettamente connessi con la volontà di creare un potere centrale nella Chiesa, una gerarchia sacerdotale con la facoltà di esercitare un forte controllo sulla vita spirituale dei fedeli, e un ruolo politico e temporale che nulla ha a che fare con la spiritualità. Da questo momento la cristianità sarà attraversata da continue lotte e conflitti interni che vedranno l'eliminazione sistematica di dipendenti, fra i quali grandi maestri come Valentino, Ario e Nestorio, durante il secondo e il terzo secolo. Nel conflitto, gli gnostici si assiste a uno scontro fra i cristiani che si accusano reciprocamente di eresia, con la rivendicazione di essere ciascuno la vera Chiesa. Questa politica di intolleranza sarà costante nell'intera storia della Chiesa, fino a livelli estremi di crudeltà. Per le chiese ufficiali non vi è dubbio che l'autentico insegnamento cristiano sia quello che ha prevalso nel corso di questi conflitti. Ma questa è la storia raccontata dai vincitori. Un teologo contemporaneo ha affermato che se non si fosse definito una ortodossia, il cristianesimo oggi assomiglierebbe all'induismo, cioè a una tradizione religiosa dove sarebbero presenti numerose scuole e mainstream, anche con visioni differenti, in qualche caso anche opposte. Ciò evidentemente nel mondo occidentale è qualcosa di non accettabile. Potremmo forse chiederci se questo non sarebbe stato invece qualcosa di positivo. Infatti, nonostante la definizione di un'ortodossia, oggi comunque il cristianesimo è frammentato, dopo numerosi scismi, in una miriade di culti, chiese con denominazioni differenti. Le scuole cristiane dei primi secoli, su cui si accanivano maggiormente gli eresiologi come Tertulliano e Ireneo, appartenevano a quella tradizione che fu chiamata misticismo. In greco il termine gnosis significa conoscenza, ma nella terminologia delle religioni misteriche questa conoscenza aveva un significato diverso da quello che diamo oggi a questo termine.
Infatti, essa non corrispondeva a un sapere razionale, intellettuale, ma a una speciale esperienza che avrebbe permesso una visione diretta della realtà spirituale. Probabilmente Alessandria d'Egitto fu il crogiolo di diffusione dello gnosticismo, il luogo dove diverse culture e scuole iniziatiche convivevano influenzandosi reciprocamente. Il cristianesimo, arrivato ad Alessandria con l'apostolo Marco, trovò in questo centro il terreno ideale per svilupparsi, soprattutto nel suo aspetto iniziatico ed esoterico. Tra le scuole alessandrine fiorirono nel secondo secolo un platonismo pagano in cui si fondono insegnamenti platonici, egizi e orientali, e un cristianesimo che cercò di integrare queste dottrine al suo interno. Gli antecedenti del pensiero esoterico si possono trovare nella mistica ebraica che darà in seguito vita alla tradizione cabalistica. In Grecia, Platone e Aristotele ponevano l'accento sul carattere che potremmo definire di folgorazione della gnosi, che conduceva a un'illuminazione simile a quella descritta nelle tradizioni orientali come induismo, buddismo e taoismo. Per estensione possiamo definire gnosi tutte le esperienze spirituali dove viene rimosso il limite fra conoscente e conosciuto. D'altra parte, in termini di illuminazione e gnosi, erano utilizzate nel cristianesimo delle origini anche da figure ritenute eminenti dalla Chiesa ufficiale. Nella seconda lettera di San Paolo ai Corinzi troviamo l'espressione Photismos Tau Eugeliu, perché il Dio che disse splenda la luce nelle tenebre è quello che ha fatto risplendere nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza. La gnosi.